Con un lavoro come quello del videomaker, fotografo, creator in generale, è impossibile non avere periodi di alta intensità dove non possiamo permetterci nemmeno di dormire e periodi in cui non abbiamo assolutamente un cazzo da fare. Mi è mancato tutto questo, parlare a una telecamera per poter comunicare con qualcuno. Quindi cosa ho effettivamente fatto a inizio di questo 2023 e cosa voglio fare nei prossimi mesi e soprattutto perché non ho pubblicato nulla su YouTube. Ho paura! Ho lavorato tantissimo, siccome devo comprarmi casa a 31 anni, ho dato priorità ai progetti più remunerativi. Corretto. Non so se sia il caso di dirlo, ma in 2 mesi ho fatturato una cosa come 13.000 euro, e il che per me è un record. Quando? Cosa? 2 mesi 13k. Quindi scusate se vi ho abbandonati, ma penso possiate capirmi. Quindi potete perdonarmi se ho trascurato appunto il canale, anche perché non è l'unica cosa che ho trascurato ovviamente. Infatti ho trascurato in primis me stesso, quindi tutto quello che è mangiare sano, dormire, allenarsi. Adesso mi tocca recuperare insieme a lui che mi sta facendo soffrire parecchio. Di conseguenza ho fatto molte esperienze sul set, ho conosciuto un sacco di persone interessanti, make-up artist, fotografi, producer, chiunque insomma possa essere utile per un progetto futuro da chiamare e fare le cose fatte bene. Poi ho finito questo tariffario al quale stavo lavorando da circa un anno. No, telecamera? Rotto il cazzo. Praticamente un file che utilizzo ogni volta che devo fare dei preventivi ai clienti senza sparare prezzi a caso, che mi permette di tenere traccia di tutte le possibili spese, di cosa guadagnerò al netto delle tasse, eccetera. Quindi è uno dei prodotti, so che può sembrare una marchettata, ma ne sono veramente molto fiero. A me almeno ha aiutato a fatturare tipo il 40% di più nel 2022 rispetto agli anni precedenti, che facevo tipo dai 25, dai 20 ai 30.000 a passare 50.000 nel 2022. Non è solo una cosa in cui io credo, è letteralmente una cosa che ha funzionato, e voglio prendermi cura di voi anche per quanto riguarda l'aspetto imprenditoriale, perché ok fare le cose belle, ma se non sappiamo venderle, beh, prima o poi ci toccherà mollare tutto e andare a fare lavori che magari non amiamo tantissimo fare. Dai. E adesso tocca a me portare lui. Sarebbe bello se non pesasse tipo 10 kg. Ho iniziato a seguire questo backstage di un film che vede coinvolti diversi influencer e creators, un progetto che ho voluto fare per vivermi il set a 360 gradi, vedere un po' il mondo del cinema. Il problema è che a causa di altre proposte di lavoro non potrò permettermi di stare via 1 mese e mezzo, dovrò appunto tra poco comunicare la cosa al regista e al producer, speriamo non la prendano troppo male. In ogni caso avrò bisogno probabilmente di qualcuno di voi che mi sostituisca, perché non voglio lasciarli a piedi. Probabilmente sarò in cerca di candidati e seguitemi su Instagram, perché metterò lì le varie storie su proposte diciamo urgenti e indecentemente urgenti. Questo è quanto. Sto ritrovando un po' i miei equilibri, quindi sto riprendendo a fare i video per YouTube e appunto, come dicevo prima, voglio prendermi cura di voi anche dal punto di vista imprenditoriale del creator, trovare clienti, mantenere i clienti, fare prezzi preventivi, mandare proposte, come impacchettare diciamo le proposte. L'algoritmo di YouTube non ama quelli come me che non hanno una costanza e non pubblicano frequentemente, quindi se vuoi darmi una mano, sì, attiva la campanella, tutto quello che c'è da attivare, metti like, commenta e condividi il video con il tuo parroco di fiducia. E se non sai cosa fare fino al prossimo video, beh, fai 100 squat al giorno, e se li fai per davvero commenta qui sotto, perché voglio essere fiero di te e voglio che tu sappia che io sono fiero di te, che hai fatto 100 squat al giorno. Bene, andiamo.